Il nostro video di oggi parte da una domanda: quanto un falso storico può influire sul corso della storia? Voi adesso starete prendendo qualche secondo per riflettere su queste parole. Lo so già. Come può un falso storico, un qualcosa che è stato fabbricato e quindi non è davvero attendibile, ad avere un influsso sulla storia stessa, se viene riconosciuto come falso? L'importante è riconoscerlo, perché c'è chi ancora oggi certi falsi storici li ritiene tutto sommato attendibili. La giustificazione? Beh, se l'hanno scritto qualcosa sarà vero, o peggio ancora, se determinati avvenimenti sono accaduti ed erano scritti anche in quel libro che sembrava preconizzarli, allora quel libro è vero. A nessuno viene in mente che a volte le cattive idee possono trovare cattivi adepti e quindi persone disposte a traslarle nella vita reale. E questo è il problema. E il problema di fondo ha un titolo più che un nome. È un libro che abbiamo già incontrato lungo i nostri racconti. È I protocolli dei savi anziani di Sion. Un falso storico acclarato, un falso che è stato smascherato ormai da oltre un secolo. Ciò nonostante, è un libro che fa ancora molta presa sull'opinione pubblica, oggi come lo faceva un secolo fa, agli inizi degli anni '20, quando la sua diffusione in Europa andò a influenzare le menti di molte persone, in particolare una persona che avrebbe rivestito un ruolo centrale all'interno della follia nazista, una persona che in carriera fu giornalista, editore, politico, fu anche, va detto, un profittatore, oltre che un amante fedifrago. Soprattutto fu l'emblema assoluto del razzismo antisemita del nazismo. Oggi parliamo di lui, di Julius Streicher, editore e giornalista di Der Stürmer, il foglio propagandistico nazista più disgustoso mai visto in Europa. Prima di addentrarci nell'argomento del nostro video di oggi, vi ricordo l'importanza di navigare in piena sicurezza al riparo da rischi di vario genere. Noi di Dentro la Storia, ormai lo sapete, da tanto tempo abbiamo abbracciato come partner tecnologico NordVPN, che ci consente di navigare al sicuro da rischi e soprattutto da malintenzionati che potrebbero voler entrare nei nostri sistemi per carpire i nostri dati o per crearci dei danni. Anche voi potete usufruire della medesima protezione grazie ai piani biennali di NordVPN, su cui potete vantare una eccezionale offerta sconto, ossia 4 mesi gratuiti con la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati esercitabile in 30 giorni, ripeto, su tutti i piani biennali. Quindi, che altro vi devo dire per convincervi? Ah, non lo so io. Da dove partire per raccontare la storia di Julius Streicher? Potremmo partire dalle sue origini di fervente cattolico, nato all'interno di una famiglia altrettanto religiosa in Baviera. O forse sarebbe meglio partire da un po' di tempo dopo, al termine della Prima Guerra Mondiale, quando Streicher è uno dei tanti reduci, con la sua croce di ferro, nel suo caso di seconda classe, appuntati sulla giubba, che tornano a casa dopo aver combattuto su tanti fronti, quello francese, quello rumeno, quello italiano. Streicher all'epoca era solo un maestro elementare, un classico esponente della classe media, come tanti altri nazisti. Pensateci bene, quanti fra i futuri gerarchi ritroviamo al termine della Grande Guerra in posizioni davvero dominanti nella società tedesca? Praticamente nessuno. Semmai in quel periodo il partito ancora non nazionalsocialista, ma partito dei lavoratori tedeschi da un lato, e un altro partito, il Partito Socialista Tedesco, dall'altro, che poi si fonderanno, sono i partiti che rappresentano una piccola parte della borghesia tedesca, la parte più disillusa, la parte più incattivita, la parte che non si vuole arrendere al Trattato di Versailles e ancor di più a quella che viene chiamata come la Dolchstoßlegende, la leggenda della pugnalata alle spalle. Sì, lo so, avrete già pensato, ma la pugnalata alle spalle non era quella vibrata da Mussolini alla Francia agonizzante nel 1940, è un'altra pugnalata alle spalle. Arriva dopo e verrà pronunciata quella frase da Franklin Delano Roosevelt. In Germania la leggenda della pugnalata alle spalle è la storia secondo cui la Germania sarebbe stata tradita nella Grande Guerra da un nemico interno
da qualcuno che dietro le linee avrebbe sostanzialmente boicottato lo sforzo bellico tedesco, sino a portare alla rivoluzione di novembre, alla caduta del Kaiser, alla proclamazione della Repubblica e alla sconfitta. Questa è la teoria che sta dietro la leggenda della pugnalata alle spalle, una leggenda che permea parte dell'opinione pubblica tedesca dal 1919 in avanti. Il 1919 è un anno fondamentale per Julius Streicher perché, dopo aver ripreso il suo lavoro da maestro elementare, legge anche 2 libri. Il primo, lo abbiamo già citato, sono i Protocolli dei Savi di Sion, quel falso storico creato dalla propaganda zarista, dalla polizia politica della Russia imperiale, per addossare agli ebrei la colpa di un teorico complotto internazionale, complotto che in realtà è stato acclarato non esisteva, era solo ed esclusivamente una scusa inserita nelle pagine di un libro per giustificare i pogrom promossi nella Russia zarista contro le comunità ebraiche. Quel libro però aveva varcato i confini dell'impero zarista, era arrivato in tutta Europa, è arrivato in Polonia, in Francia, in Italia, dove sarebbe stato tradotto e accompagnato da una prefazione di Julius Evola, esoterista, uomo decisamente contiguo alle idee suprematiste e naziste, che avrebbe scritto nella prefazione di essere perfettamente consapevole della falsità dello scritto originale, ma che lo riteneva comunque qualcosa di plausibile, di utile alla società. In Germania, la diffusione dei Protocolli dei Savi di Sion è accompagnata da un altro libro, Landbuch der Judenfrage, il manuale della questione ebraica, scritto da Theodor Fritsch. Chi era Theodor Fritsch? Uno scrittore antisemita, uno dei primi teorici della cospirazione dell'internazionale ebraica all'interno dell'impero tedesco. La necessità di trovare delle colpe, delle responsabilità interne alla sconfitta militare del Kaiser viene diffuso all'interno della Repubblica di Weimar, soprattutto nei substrati. Streicher è un avido lettore e da quel momento in avanti modella il proprio credo politico e la propria azione pubblica in funzione delle proprie letture. Aderisce appunto al Partito Socialista Tedesco, che di socialista, a guardarlo con gli occhi moderni, non ha nulla. È sostanzialmente un partito estremista antisemita, partito che successivamente si scioglie e confluisce con la stragrande maggioranza dei propri membri all'interno del Partito dei Lavoratori Tedeschi, che ha appena estromesso il proprio fondatore Anton Drexler e ha promosso Adolf Hitler come sua nuova guida. È qui che nasce il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, non SDAP, poi diventato semplicemente partito nazista. È il 1922, l'anno dopo Julius Streicher diventa amico intimo proprio di Hitler. Come nasce questa amicizia? Da 2 fattori. Primo, nel 1923 inizia a essere pubblicato un foglio chiamato Der Stürmer. È un foglio di propaganda, è un foglio in cui Julius Streicher, che ne è al contempo editore e scrittore, riversa tutto il peggio della propaganda antisemita. Streicher, in Der Stürmer, accusa gli ebrei di ogni nefandezza, è anche molto volgare Der Stürmer, pubblica delle vignette disgustose che provocano le rimostranze della buona borghesia tedesca. Hitler è incurante delle proteste che arrivano anche da parte di alcuni membri del suo partito. Streicher è molto utile, non solo gli si dimostra assai fedele. La dimostrazione è nel secondo fatto cardine del 1923, ossia il putsch della Bürgerbräu-Keller, il putsch della birreria, il 9 novembre del 1923, quando il partito nazista guidato da Adolf Hitler cerca di prendere il controllo della Baviera con un colpo di Stato. Colpo di Stato che, come abbiamo già visto in altri video, non riesce, ma Julius Streicher è in prima fila. È lui, la mattina del 10 di novembre, a marciare alla testa delle truppe naziste verso il complesso monumentale dei caduti a Monaco di Baviera. La colonna nazista non riesce a raggiungere la piazza. Trova davanti a sé un cordone dell'esercito bavarese, fucile in pugno, che spara e uccide 16 nazisti, ferendo molti altri uomini. Uno dei feriti è proprio Hitler, che viene aiutato in quel momento da Julius Streicher a salire su un'auto e a fuggire. Streicher si dà anche lui alla fuga, è illeso, non si è fatto un graffio, viene catturato, imprigionato, processato, condannato soltanto a un mese di prigione. Questo perché addosso non gli si ritrovano armi, questo perché non ha pronunciato discorsi. Certo, ci sono le pubblicazioni di Der Stürmer, ma il tribunale non giudica che ciò sia così rilevante da infliggergli una pena più alta. D'altronde lo stesso Hitler viene condannato a una pena mite e i due si ritroveranno
nella stessa prigione, a Landsberg, agli arresti di fortezza. Una pena, come detto, piuttosto mite. Gli arresti di fortezza permettono a Hitler di alloggiare all'interno di un piccolo appartamento nella fortezza di Landsberg, di avere libertà di movimento durante l'ora d'aria, di poter usufruire di un buon vitto, di avere come vicino di cella Hess, che gli funge da segretario, cui detta la prima stesura del futuro Mein Kampf. Streicher resta in quella prigione appena un mese. Al suo ritorno, nella vita civile bavarese, trova una brutta sorpresa. Le autorità bavaresi, infatti, impongono la sospensione delle pubblicazioni di Der Stürmer e lo obbligano a tornare a casa da disoccupato. Non può più insegnare Streicher, che quindi, tornato alla vita di tutti i giorni, deve reinventarsi. Streicher però non si dà per vinto. Aspetta che il vento cambi, aspetta che Hitler esca dal carcere, aspetta che gli industriali bavaresi, spaventati dalla debolezza tanto del governo locale quanto del governo centrale a Berlino e dalle prospettive sempre più cupe di proteste sociali, di scioperi sindacali o addirittura del ritorno degli spartachisti, questi industriali diano credito, nel vero senso della parola, ossia soldi, a pioggia, a Hitler. Hitler stesso non ha dimenticato Streicher, lo cita all'interno del Mein Kampf come uno dei suoi più stretti amici e collaboratori. Tutto questo nonostante altri membri del partito, a cominciare da Göring, abbiano un'antipatia profonda per Streicher. Pensano che la sua volgarità, le sue parole rozze, il suo ottuso antisemitismo possano costargli voti e soldi. Streicher non se ne cura, continua a proclamarsi amico stretto di Hitler e grazie anche a questo ottiene nel 1925 la nomina a Gauleiter di Franconia. Questo perché a Norimberga, il capoluogo della Franconia, inizia a tenersi l'annuale congresso dei nazisti. Norimberga diventa il luogo simbolo delle adunate del partito e in questo luogo, Norimberga, verranno scritte le famose leggi che metteranno al bando sempre di più gli ebrei dalla società tedesca. Le scriverà tra gli altri Wilhelm Stuckart, un avvocato che abbiamo già incrociato nelle nostre storie. Trovate il video nel canale. Ma restando a Streicher, la sua considerazione da parte di Hitler è sempre maggiore. Ottiene l'autorizzazione a riprendere le pubblicazioni di Der Stürmer, ottiene la possibilità di sequestrare i beni appartenuti agli ebrei, beni che entrano nella sua disponibilità e che successivamente gli causeranno qualche problema legale. Ottiene anche un grado onorifico all'interno delle SA, quello di Obergruppenführer. Streicher ha la carriera politica spianata. Il suo antisemitismo, decisamente violento, è funzionale al disegno di Hitler, che continua nei suoi discorsi a citare gli articoli di Streicher. Quegli articoli, così cattivi, così intrisi di odio, sono funzionali al disegno di Hitler. Lo si vede ad esempio durante la Kristallnacht, la notte dei cristalli, 9-10 novembre 1938, quando in seguito all'uccisione all'estero di un incaricato d'affari tedesco da parte di un giovane ebreo, in tutta la Germania viene scatenato un pogrom nei confronti delle comunità ebraiche. In quell'occasione Streicher è in prima linea ad attizzare l'odio dei tedeschi nei confronti di quelli che lui chiama i ratti ebrei, portatori di una sorta di peste da cui i tedeschi devono debellare tutta la società, non solo germanica, europea, mondiale. Va detto che col passare del tempo, oltre a Göring, ci sono altri gerarchi nazisti che non sopportano Streicher. Hess, Goebbels, Himmler. Nessuno di questi ama Streicher, anzi cercano sempre di più di tenerlo in disparte, di emarginarlo. Goebbels a un certo punto propone a Hitler di mettere al bando Der Stürmer e per una volta ottiene anche l'appoggio degli altri gerarchi. Secondo Goebbels Der Stürmer era troppo violento, disgustoso, inaccettabile per le democrazie occidentali, quindi difficoltoso come strumento da portare all'estero per convincere francesi, inglesi, americani, ma anche gli stessi italiani ad accettare la teoria nazista. Hitler nell'occasione decide di usare bastone e carota. Da un lato pone fine alla carriera politica di Streicher togliendogli la carica di Gauleiter con la scusa delle indagini condotte sul suo conto per appropriazione dei beni degli ebrei. Dall'altro gli consente di continuare a pubblicare Der Stürmer, che è un eccezionale veicolo di propaganda interna, coadiuvato da altre iniziative editoriali. Già perché Streicher non si ferma, pubblica di tutto. Ha una casa editrice che si chiama Stürmer Verlag, che
oltre a pubblicare Der Stürmer, oltre a pubblicare diversi manuali anche per l'insegnamento, inizia a pubblicare libri per bambini. Ma non sono quei libri per bambini che potete pensare voi, magari quelli carini, colorati, istruttivi, che insegnano al bambino a leggere, a imparare, a conoscere gli animali o le piante. No, vi do un titolo di uno dei libri editi da Stürmer Verlag. In tedesco è Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud auf seinen Heid. Tradotto, non fidarti della volpe nel verde pascolo, né di un ebreo e della sua parola d'onore. Ecco, libri di questo tenore vengono pubblicati da Stryker e diffusi in centinaia di migliaia di copie. È una propaganda ossessiva quella di Stryker nei confronti della società tedesca e addirittura dei bambini. Lo stesso Stryker, in occasione del Natale del 1936, si rivolge ai bambini di Norimberga, parlando loro del diavolo che domina l'umanità. Voi conoscete chi è il diavolo, disse Stryker, e i bambini, indottrinati dai suoi libri, cominciarono a ripetere ossessivamente l'ebreo, l'ebreo, l'ebreo. Questo era il potere perverso di Julius Stryker, il lavaggio del cervello ai bambini. Ma non solo si fermava a questo, Julius Stryker andava oltre, andava verso un antisemitismo razziale, spirituale, addirittura volgare, parlando di corruzione della carne, parlando di ebrei che andavano a distruggere la società tedesca piantando il loro seme nelle pance delle donne tedesche, e ancora peggio, addirittura arrivava a parlare, anzi straparlare di omicidi rituali, del fatto che gli ebrei avrebbero rapito dei bambini cristiani per sacrificarli durante le celebrazioni di Pesach, cioè della Pasqua ebraica. Falsità, qualcosa di così disgustoso da essere inaccettabile. Pensate che lo stesso arcivescovo di Canterbury, quando nel 1934 gli vennero sottoposti alcuni di questi articoli, protestò in maniera vivace contro l'ambasciata tedesca a Londra, chiedendo che simili volgarità non venissero più diffuse, e per tutta risposta l'apparato nazista dipinse l'arcivescovo di Canterbury come una spia al soldo dell'Internazionale ebraica. Questo fa capire la follia del nazismo in senso antisemita, un nazismo terrificante, incarnato da Julius Stryker, che nel corso della guerra si mantiene distante dai campi di battaglia. Si ritira nella sua bella villa a Norimberga, continua a scrivere, a pubblicare e anche a godersi le mogli degli altri. Nell'ambito dei circoli nazisti è noto che Stryker sia un fedifrago, che punti a insidiare le mogli degli ufficiali e anche di diversi alti funzionari del partito, protetto dalla sua aura di amico intimo di Hitler. Quando muore la sua prima moglie, nel 1943, egli si risposa con la sua giovane segretaria, ed è con lei che nella primavera del 1945 fugge da Norimberga verso sud, verso le Alpi austriache, verso il Tirolo, verso l'Alto Adige. È quella Alpenfestung teorizzata da Hitler, l'ultima fortezza, il ridotto alpino, dove un pugno di nazisti, assieme alle Waffen SS, dovrebbe rifugiarsi per la resistenza a oltranza, protetti da fortificazioni, bunker, fabbriche scavate nelle caverne, ma non c'è nulla di ciò. È rimasto tutto su carta. Era tutto nella fantasia di Hitler e di qualche suo gerarca. Stryker lo scopre a proprie spese quando arriva nell'aprile del 1945 tra le Alpi e si accorge che non c'è niente, che è tutto finito, che l'illusione nazista è evaporata. Cosa gli resta da fare? Nascondersi. Ma il modo migliore per nascondersi, pensa, è quello di restare in piena luce, semplicemente cambiando gli abiti, da quelli di signore di campagna della Franconia al classico abito tirolese. Stryker comincia a girare per le Alpi come se fosse un pittore amatoriale. Il classico cappellino bavarese in testa, i lederhose, i pantaloncini di cuoio, la camicia e gli scarponcini. Con sé porta sempre una valigetta di cuoio con acquerelli e pennelli, il cavalletto e la tavolozza. Ed è così che viene trovato il 23 maggio del 1945 da una pattuglia americana, una pattuglia che è insospettita dal fatto che a poche settimane dalla fine della guerra ci sia qualcuno che, senza darsi apparente problematica di trovare cibo o di sopravvivere, si mette a dipingere allegramente i paesaggi alpini. Uno dei soldati della pattuglia si avvicina a Stryker e un tedesco mescolato allo slang di New York gli fa notare come
il viso gli ricordasse un certo tizio immortalato in certi cinegiornali che sbraitava contro gli ebrei. Il tizio che si chiamava... com'è che si chiamava? Ah sì, Stryker. Lo conosceva? E qui la vanagloria tradisce Julius Stryker, che afferma non solo di conoscerlo, ma di saper benissimo tutta la storia, parlando di Der Stürmer, del putsch della birreria, degli arresti a Landsberg, della Franconia, della Notte dei Cristalli. Stryker si tradisce da solo, viene arrestato, portato in un campo di prigionia e successivamente riportato a Norimberga, dove si tiene il grande processo, il processo a ciò che resta del nazismo. Un processo all'interno del quale Stryker si ritrova sul banco degli accusati, assieme a persone che disprezza e a persone che lo disprezzano. Tra questi ultimi ci sono Karl Dönitz, il grande ammiraglio, l'ultimo presidente del Reich, e l'ex presidente della Reichsbank, Jarmal Schacht, che un anno prima era stato salvato dagli americani al lago di Braies, in Alta Pusteria, dove figurava tra gli ostaggi di spicco della SS. Dönitz e Schacht non perdono occasione di rinfacciare a Stryker il suo cieco odio nei confronti degli ebrei, il loro disgusto nei confronti di una persona che giudicano rozza, stupida, profondamente ignorante e anche disgustosamente perversa. Stryker prova in qualsiasi modo a difendersi, a dire che lui in fondo è una sorta di profeta, basandosi su quegli scritti di Frisch e dei protocolli dei Savi di Sion. Lui avrebbe preconizzato il futuro. Secondo gli analisti chiamati a analizzarlo da parte degli alleati, Stryker è un pazzo paranoide, estremamente perverso e con una profonda dissociazione dalla realtà. Ciononostante viene riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità. La sentenza è la condanna a morte per impiccagione, che viene eseguita il 16 ottobre del 1946. Salendo sul patibolo, Stryker dimostra ancora una volta di voler mescolare la sua erudizione in campo ebraico con quelle che sarebbero le sue doti profetiche. Dice: questa è la mia celebrazione del Purim del 1946. Sto andando da Adonai, il Signore. I bolscevichi li prenderanno tutti un giorno. Adele, mia cara moglie, sto arrivando. Heil Hitler. Muore così Julius Stryker sulla forca, con queste parole che mescolano il Purim, cioè la sconfitta del persiano Aman e l'impiccagione dei suoi 10 figli, con profezie riguardanti la guerra fredda, che però non si avvereranno mai. L'impero sovietico crollerà. E quel numero contenuto nel Purim, i 10 figli morti impiccati con Aman, tenendo presente che l'11° condannato a morte, Göring, si era già suicidato in cella. Le ceneri di Julius Stryker sono state sparse in un fiume vicino a Monaco di Baviera, affinché nulla resti dell'uomo più assurdo, più volgare, più rozzo e forse meno umano di tutto il regime nazista. Un uomo che giustificava le sue posizioni con presunte teorie scientifiche che però di scientifico avevano nulla, che sfruttava la credenza popolare per attaccare in maniera violenta una parte dell'umanità, che non esitava a ricorrere a metafore di tipo addirittura allusivo e sessuale, quando lui stesso era in fin dei conti un fedifrago, un depravato, un uomo davvero pericoloso, uno dei migliori amici di Hitler, capace di mettersi al riparo anche dagli strali di tanti altri gerarchi nazisti, semplicemente grazie alla sua influenza, un'influenza basata sulle sue pubblicazioni, sulla sua capacità di fare il lavaggio del cervello a intere popolazioni, addirittura a una parte della generazione tedesca. Questo era Julius Stryker, pubblicista, editore, politico, criminale. Quando vedete ancora oggi nei libri di storia o in alcuni musei le copie di Der Stürmer, potete cogliere chi era davvero Julius Stryker, un uomo estremamente pericoloso, che aveva creduto di poter dare alla Germania una nuova ragione per combattere, per rifarsi della sconfitta nella Grande Guerra, semplicemente identificando un nemico interno. Ma, come si suol dire, se volete trovare i responsabili dei vostri errori, non dovete andare tanto lontano, non dovete immaginare complotti, non dovete nemmeno cercare chissà dove i colpevoli. Basta che andate davanti a uno specchio e vi guardiate intensamente. Vi siete già registrati alla nostra esclusiva newsletter? No! Andiamo bene! Non l'avete ancora fatto! Proprio bene! Non sapete cosa vi state perdendo. State sprecando un'opportunità di avere del materiale storico esclusivo gratuito ogni mese nella vostra casella email.
Tanta roba, stupore. La nostra nuova newsletter, partita come servizio all'inizio di quest'anno, vi propone mensilmente la timeline mensile con eventi molto importanti della storia contemporanea, una storia esclusiva delle nostre raccolte, i nostri editoriali, i nostri consigli di lettura e anche di visione per serie televisive o addirittura di film a tema. Beh, vi ho già incuriositi? Volete saperne di più? Allora andate nel nostro sito Dentro la Storia e iscrivetevi alla nostra newsletter.